Telemaco sta per scoprire la verità su suo padre. Menelao gli racconterà di un incontro straordinario avvenuto durante il suo ritorno da Troia, un incontro che gli ha rivelato il destino di Odisseo. Un'avventura al confine tra il mondo dei mortali e quello degli dei. Le risposte che il giovane principe cerca stanno per arrivare. Grazie agli amici su TP che amano questo podcast: Giacomo, Sisifo, Felice, Federica, Simone, Circe, Fabio da Singapore, Michelangelo, Alejandro e Walter. Grazie anche a Dalila, Valentina e Margherita. Grazie ad Alessandro, Gioele, Mirko, Vanessa, Jimbo, Fabio, Silvia e Serena. Infine ad Alessia, Raul, Chiara, Miriam. Diventa anche tu parte di questa avventura. Supporta questo podcast andando su TP usando il link in descrizione. Questo che stai ascoltando è Mitologia, le meravigliose storie del mondo antico. Sono Alessandro Gelain, insegnante di filosofia, psicologia e scienze umane. Se vorrai stare in mia compagnia, ti offrirò le storie più interessanti della mitologia greca e romana. Il mito ha ancora molto da insegnarci e talvolta, come uno specchio, è capace di mostrare meglio a noi stessi quello che siamo. Puntata numero 243. La vita di Odisseo, episodio 6. La profezia del mare. Odisseo è vivo. Telemaco trattiene il respiro. Menelao ha appena confermato l'impossibile. Suo padre è vivo, da qualche parte, nel Mediterraneo. Ma come fa il re di Sparta a saperlo con tanta certezza? E soprattutto, se Odisseo è vivo, cosa lo trattiene lontano da Itaca, dalla caduta di Troia? Il cuore gli batte forte. Sta per scoprire la verità. Menelao si sistema più comodamente sul trono e inizia a raccontare. La sua voce è quella di un uomo che ha vissuto avventure straordinarie e le porta ancora dentro di sé. Quando partii da Troia, dice, non tornai subito a casa. Gli dei avevano altri piani per me. Per 7 lunghi anni vagabondai forzatamente per il Mediterraneo, visitando terre lontane. Fui a Cipro, in Fenicia, in Egitto. Visitai la terra degli Etiopi, dove il sole brucia così forte che gli uomini hanno la pelle nera come l'ebano. Arrivai fino in Libia, dove le pecore partoriscono 3 volte l'anno e gli agnelli nascono già con le corna. Ovunque andavo, i re mi accoglievano con onore e mi offrivano doni preziosi. È così che ho raccolto tutte le ricchezze che vedi in questo palazzo. E quando finalmente pensavo di essere sulla strada del ritorno, gli dei mi inflissero un'ultima prova. C'è un'isola in Egitto, ad un giorno di navigazione della foce del Nilo. La chiamano Faro. È un luogo brullo, arido, battuto dai venti. Ha un porto con buoni ormeggi ed è l'ultimo punto dove le navi possono cercare acqua prima di attraversare il mare aperto verso la Grecia. Lì ci fermammo, io e i miei uomini, per riempire le anfore e riposare. Ma appena sbarcammo, il vento cessò, completamente. Il mare divenne piatto come una lastra di bronzo lucidato. Non un soffio, non un alito d'aria. E rimanemmo lì, bloccati per 20 giorni interi. 20 giorni in cui il sole ci bruciava la pelle e la sete ci consumava la gola. Le provviste finirono, l'acqua si esaurì. Gli uomini iniziarono a pescare con ami ricurvi, disperatamente, ma i pesci erano scarsi e la fame ci divorava. Menelao si alza dal trono e inizia a camminare nella sala. Un giorno vagavo solo sulla spiaggia, separato dai miei compagni. Ero disperato, stanco, affamato. Mi chiedevo quale Dio avessi offeso, perché gli immortali mi punivano in quel modo. E all'improvviso, davanti a me, apparve una donna.
La voce di Menelao si fa più bassa, più reverente. Era bellissima, ma di una bellezza che non appartiene ai mortali. Camminava a testa alta, senza guardare dove metteva i piedi, come se la sabbia sotto di lei non esistesse. I suoi capelli erano sottilissimi fili d'oro e i suoi occhi mutavano colore come la superficie del mare. La sua pelle sembrava fatta di spuma marina. Era una dea, lo capii subito. Mi gettai ai suoi piedi e la implorai. O apparizione divina, o dea dei capelli d'oro, il cielo e il mare mi odiano e non mi permettono di tornare in patria. Dimmi chi sono gli dei che ho offeso e quali azioni devo compiere per ottenere il loro perdono. Lei mi guardò e nei suoi occhi c'era qualcosa tra la pietà e il rimprovero. Sei sciocco, straniero, mi disse, così sciocco e sventato che ti arrendi spontaneamente e godi a soffrire. Da 20 giorni sei fermo su quest'isola e non trovi rimedio mentre i tuoi compagni si consumano il cuore. Aveva ragione. Ero rimasto passivo, aspettando che gli dei decidessero per me, ma lei mi offrì una possibilità. Mi chiamo Eidotea, disse, e sono la figlia di Proteo, che qui chiamano il vecchio del mare. Mio padre è immortale, suddito di Poseidone, e conosce tutti i segreti degli abissi. Solo lui può dirti perché sei bloccato qui e come puoi tornare a casa. Ma anche, e qui la voce si fece più intensa, anche quello che è successo nella tua casa mentre tu eri lontano, di quello che di male e di bene è avvenuto nel tuo palazzo durante questo lungo viaggio. Telemaco si sporge in avanti. Anche Pisistrato è completamente rapito dal racconto. Le chiesi come potevo parlare con suo padre. È difficile, mi rispose, per un uomo mortale vincere un dio. Ma se hai il coraggio e la forza, posso dirti come catturarlo. Menelao si ferma davanti a una finestra. La luce del mattino illumina il suo volto segnato dalle cicatrici. Eidotea mi spiegò tutto nei minimi dettagli. Quando il sole raggiunge la metà del cielo, disse, mio padre esce dal mare, celato tra le onde scure che rabbrividiscono al soffio di Zefiro. Emerge dall'acqua bianca di schiuma e va a dormire in antri profondi. E intorno a lui dormono le foche, figlie della bella Anfitrite, che escono dal mare emanando un acuto odore di salmastro. Mio padre le conta sempre, una per una, perché vuole essere sicuro che siano tutte lì. Poi, solo dopo averle contate e ispezionate, si stende in mezzo a loro come un pastore tra le sue pecore e si addormenta. Questo, continuò Eidotea, è il momento in cui dovete attaccarlo. Ma dovete essere preparati. Scegli i 3 compagni, i più forti che hai. All'alba vi condurrò alla grotta e vi farò distendere in fila insieme alle foche. Ma per non essere riconosciuti dovete travestirvi. Lei sorrise alla mia faccia stupita. Dovrete indossare pelli di foca. È l'unico modo perché mio padre non si accorga di voi. Menelao si volta verso Telemaco. Scelsi i 3 uomini più forti della mia ciurma. All'alba Eidotea ci condusse in un punto nascosto della riva. Lì ci aspettavano 4 foche morte, ancora fresche. Scuoiatele e indossate le loro pelli, ci ordinò. E ricordate, quando mio padre si sarà addormentato, dovrete saltargli addosso tutti insieme e tenerlo stretto qualunque cosa accada. Lui cercherà di trasformarsi, di sfuggirvi. Diventerà leone, serpente, pantera, persino acqua corrente o fuoco ardente, ma voi non dovete mollare la presa, mai. Solo quando riprenderà la sua forma originale e parlerà con voi, allora potrete lasciarlo andare. Scuoiammo le foche e indossammo le loro pelli ancora umide. Il fetore era insopportabile.
L'odore del mare concentrato, del salmastro pungente, della carne di foca ancora calda. Fummo sul punto di dare di stomaco, ma Eidotea previde anche questo. Ci unse le narici con ambrosia, il profumo degli dei, e questo rese sopportabile l'attesa. Ci nascondemmo nella grotta. Era buia, umida, piena di alghe e di conchiglie rotte. Ci stendemmo in fila, immobili come cadaveri, avvolti nelle pelli di foca, e aspettammo. Il tempo non passava mai. Il sole saliva lentamente nel cielo e noi restavamo lì, fermi, col fetore che ci soffocava e la paura che ci rodeva lo stomaco. Poi, quando il sole fu al suo culmine, accadde. Prima vedemmo l'acqua ribollire, come se si aprisse un vortice. Poi divenne bianca di spume. A quel punto si addensò una nebbia fitta e da quella nebbia emerse. Come posso descriverlo? Proteo è fatto di una materia che non esiste tra noi mortali. Ha un corpo liquido e trasparente, eppure solido. Sul suo viso si allunga una lunga barba di alghe verdi che si muovono come se fossero vive. È un dio antichissimo, Telemaco, che esiste dall'epoca in cui il mare si è formato, all'inizio dei tempi. Nei suoi occhi c'è tutta la profondità dell'oceano. Dietro di lui emersero le foche, decine e decine, e la spiaggia si riempì dei loro corpi neri e lucidi. Soffiavano, si rotolavano nella sabbia, si spingevano l'una con l'altra, e Proteo cominciò a contarle. Passava lentamente davanti a ciascuna, le guardava, le toccava, le contava. Passò anche davanti a noi quattro, ci guardò, ci toccò. Il mio cuore batteva così forte che pensavo potesse sentirlo, ma lui, sicuramente stanco, non si accorse di nulla. Quando finì di contare, si stese in mezzo al branco e chiuse gli occhi. Aspettammo ancora per essere sicuri che dormisse. Poi, al mio segnale, balzammo tutti insieme. Lo afferrammo da ogni lato, racconta Menelao, e mentre parla mima i gesti con le braccia. Io gli strinsi il collo, gli altri le braccia e le gambe, e in quel momento sentimmo una forza immensa attraversarci, come se fossimo stati colpiti da un'onda durante una tempesta. Proteo urlò, e il suo urlo era il suono di 1000 onde che si infrangono sugli scogli. Poi cominciò a trasformarsi. Prima divenne un leone enorme con la criniera che esplodeva intorno alla testa e le fauci spalancate che ruggivano a poche dita dal mio volto. Potevo sentire il suo alito caldo, vedere i suoi denti aguzzi, ma lo tenni stretto. Tutti e quattro lo tenevamo stretto. Poi mutò in serpente gigantesco che si contorceva e sibilava con le squame che scintillavano verdi e nere. Si avvolgeva intorno a noi, ci stringeva, cercava di soffocarci, ma noi non cedevamo. Divenne pantera, divenne cinghiale con le zanne insanguinate, divenne acqua, ma un'acqua che non si disperdeva, che restava compatta nelle nostre mani come se fosse vetro o liquido. Divenne fuoco e sentimmo le nostre mani bruciare, ma non mollammo la presa. Divenne un albero altissimo con i rami che cercavano di strapparci via, e noi ci ritrovammo aggrappati alla sua corteccia. Lottammo per un tempo che sembrò infinito. I muscoli ci bruciavano, le mani ci sanguinavano, eravamo spossati allo stremo delle forze. Ma sapevamo che se lo avessimo lasciato andare anche per un solo istante, tutto sarebbe stato inutile. E alla fine Proteo si stancò. Sentì la sua forza diminuire, le trasformazioni si fecero più deboli, meno aggressive. E poi, improvvisamente, riprese la sua forma originale. Il vecchio del mare, con la barba di alghe e gli occhi profondi come l'oceano. Ci guardò e nei suoi occhi c'era rispetto. Avete vinto, disse, e tu ora puoi interrogarmi, Menelao.
Il re di Sparta torna a sedersi sul trono, il suo volto è serio, quasi triste. Gli chiesi prima di me quale dio avevo offeso, perché ero bloccato su quell'isola. Proteo mi rispose che non avevo offerto abbastanza sacrifici prima di partire da Troia. I dei volevano il loro tributo e io ero stato negligente. Mi indicò la rotta per tornare a Sparta, mi disse quali riti dovevo compiere. Poi, prima che io potessi chiedere, iniziò a raccontarmi altro. Mi raccontò di Aiaceo Ileo, morto per la sua impietà. Aveva violato il tempio di Atena a Troia e la dea si era vendicata. Poseidone lo aveva schiantato contro gli scogli e lui era annegato, maledicendo gli dei fino all'ultimo respiro. Poi mi raccontò di mio fratello. Agamennone era tornato a casa, credeva di essere al sicuro, ma Egisto, suo cugino, aveva sedotto sua moglie Clitennestra durante la sua assenza e quando Agamennone entrò nel palazzo, loro lo stavano aspettando. Lo fecero entrare nelle stanze da bagno, gli offrirono di lavarsi dopo il lungo viaggio e mentre lui si lavava, disarmato, vulnerabile, loro lo uccisero. Clitennestra stessa lo colpì, insieme al suo amante. Mio fratello morì nella vasca da bagno, il sangue mescolato all'acqua, tradito dalla donna che aveva sposato. E poi, continua Menelao, guardando dritto negli occhi Telemaco, Proteo mi parlò di tuo padre. Telemaco smette di respirare. Ho visto Odisseo, disse il vecchio del mare. L'ho visto dal fondo dell'oceano. Si trova su un'isola lontana, ai confini del mondo. Un'isola che i mortali chiamano Ogygia. È seduto su una roccia vicino alla riva e piange guardando il mare. Vuole tornare a casa, ma non può. Non ha navi, non ha compagni. È solo. E la dea Calipso lo trattiene lì. Lo desidera come sposo. Lo vuole per sé. Vive nella sua grotta, prigioniero di una divinità che lo ama e non lo lascia andare. Telemaco si alza di scatto. È prigioniero di una dea, ma allora come potrà mai tornare? Menelao lo guarda con compassione. Questo Proteo non me lo disse. Dopo aver parlato, si rituffò nel mare insieme alle sue foche e l'acqua ribollì dei loro corpi neri finché la distesa tornò calma e piatta. Io tornai alle mie navi, offrii i sacrifici necessari e finalmente il vento si levò. Tornai a Sparta e qui sono da allora. Telemaco resta in piedi, le mani che tremano. È vivo, sussurra. Mio padre è vivo ma prigioniero. Come può un mortale sfuggire a una divinità? Menelao si alza e posa una mano sulla spalla del giovane. Il re sorride. I disegni degli dei sono imperscrutabili, Telemaco, ma niente è scritto per sempre. Tuo padre è vivo e questo è ciò che conta. Resta ancora qualche giorno con noi. Ti farò partire con doni degni di tuo padre. 3 cavalli, un carro magnifico, una coppa d'argento per libare agli dei. Ma Telemaco scuote il capo. Figlio di Atreo, per un intero anno starei presso di te ad ascoltare i tuoi racconti, ma i miei compagni mi aspettano a Pilo e devo tornare. Quanto ai cavalli, con gratitudine li rifiuto. Tu regni su vaste pianure, ma Itaca è terra di capre e rocce. Non vi sono prati né strade per carri. È piccola e arida, eppure più amata di qualsiasi altra terra. Menelao sorride a quelle parole e gli accarezza la spalla. Di buona razza sei, figlio, da come parli. Allora ti darò il dono più prezioso che possiedo, un vaso d'argento cesellato con bordi d'oro, opera di Efesto stesso. Me lo donò Fedimo, re dei Sidoni. Ora è tuo. Elena si avvicina con un peplo splendido. Questo l'ho tessuto io stessa. È per tua madre Penelope. Telemaco e Pisistrato salgono sul carro.
I cavalli scalpitano, impazienti di partire. Menelao ed Elena li guardano dalla soglia del palazzo, due figure maestose contro il sole del mattino. Il carro parte, sollevando polvere. Telemaco si gira un'ultima volta a guardare il palazzo di Sparta, poi fissa la strada davanti a sé. Il cuore gli batte forte nel petto. Sa che suo padre è vivo, sa dove si trova, ma sa anche che è nelle mani di una dea e questo lo riempie di angoscia. Può un mortale liberare un altro mortale dalla prigionia divina? Come può lui, un ragazzo che non ha mai combattuto, che non ha mai veramente navigato, aiutare l'eroe più grande della Grecia? Ma mentre il carro corre verso Pilo e da lì verso la nave che lo riporterà a Itaca, qualcosa dentro Telemaco è cambiato. Non è più il ragazzo insicuro che è partito poche settimane prima. Ha visto i re, ha ascoltato i loro racconti, ha scoperto chi era suo padre. E ora sa una cosa fondamentale. Non è solo. Ovunque vada, il nome di Odisseo è onorato. I compagni di suo padre lo accolgono come un figlio. E suo padre è vivo, prigioniero, lontano, forse irraggiungibile, ma vivo. Mentre Telemaco naviga verso casa, portando nel cuore la speranza, a Itaca sta accadendo qualcosa di terribile. Nel cortile del palazzo di Odisseo i proci passano il tempo come sempre, lancio del disco, del giavellotto, bevute e risate. Ma oggi c'è tensione nell'aria. Antino ed Eurimaco, i capi dei pretendenti, sono seduti in disparte e parlano a bassa voce. È via da diversi giorni, dice Antino con voce dura. Dove sarà andato quel moccioso? Che cosa sta tramando? A Pilo, dice qualcuno, risponde Eurimaco, da Nestore e forse anche a Sparta, da Menelao. Antino scatta in piedi. Se questo corrisponde a verità, può significare solo una cosa. Telemaco sta cercando alleati. Sta chiedendo aiuto contro di loro. Se ciò dovesse avverarsi, loro non potranno che abbandonare il palazzo, rinunciare a Penelope, rinunciare al regno di Itaca. Antino però sorride. È stato previdente ad organizzare un agguato, con un manipolo di uomini su una nave veloce, nello stretto tra Itaca e l'isola di Same. Lui o noi? Di questo si tratta, dice tra sé con voce gelida. Se Telemaco torna, tutto quello che abbiamo costruito qui crollerà. Mentre i proci tramano morte nel cortile, nel palazzo c'è una donna che sta per scoprire l'orribile verità. L'araldo Medonte bussa alla porta delle stanze di Penelope. Il suo volto è pallido, teso. Ha ascoltato i proci mentre tramavano nell'atrio e ora deve riferire alla regina ciò che ha udito. Le parla del complotto. Le dice che i proci hanno preparato un'imboscata per uccidere Telemaco mentre torna a casa. Le rivela che il giovane principe è partito giorni fa alla volta di Pilo e Sparta per cercare notizie di suo padre. Le parole colpiscono Penelope come un pugno. Per un momento resta senza fiato. Le gambe cedono. Suo figlio è partito, in mare aperto, e lei non lo sapeva. Si abbandona sulla soglia del talamo e scoppia a piangere. Le ancelle accorrono, piangono con lei sommessamente. Tra le lacrime, Penelope alza il volto. Ascoltatemi. A me, più che a ogni altra donna, il re dell'Olimpo ha inflitto dolori. Ho perduto il mio sposo, nobile e audace, primo fra i Danai, e ora il figlio amatissimo, le tempeste me lo hanno rapito lontano da casa, e io non sapevo neppure che era partito. Ma neanche voi siete venuti a svegliarmi. Se lo avessi saputo, lo avrei fermato, o sarebbe partito lasciandomi morta qui, nella casa. Euriclea, la vecchia nutrice, si fa avanti tremante. Confessa di aver saputo tutto, di aver preparato il pane e il vino per il viaggio. Ma Telemaco le aveva fatto giurare di non dire nulla prima del 12° giorno perché le lacrime non sciupassero il viso bellissimo di sua madre. Penelope non ha la forza di arrabbiarsi, ha solo paura. La vecchia nutrice la convince a salire nelle sue stanze, a lavarsi, a indossare vesti pulite. Le dice di pregare Atena, che può salvare Telemaco anche dalla morte. Penelope
obbedisce, come in un sogno. Si lava, si veste, prende dell'orzo in un canestro. Poi, in ginocchio, prega con tutto il cuore. Ascoltami, figlia di Zeus, Atena. Se mio marito bruciò in tuo onore pingui, cosce di pecore e buoi, ricordatene ora. Salva mio figlio. Tieni lontani i proci superbi e malvagi. Poi, esausta, torna nella sua stanza. Guarda dalla finestra il mare buio. Suo figlio è là fuori, da qualche parte, e uomini malvagi lo aspettano per ucciderlo. Ha cercato di essere forte per 20 anni, ha resistito ai proci, ha difeso il palazzo, ha protetto il regno di suo marito, ma ora sente le forze che le vengono meno. Quanto può resistere ancora una donna sola? Il mare non risponde e Penelope, sfinita dal pianto, si abbandona sul letto e finalmente il sonno la prende. Mentre dorme, una figura entra nella stanza, scivolando attraverso la porta chiusa come nebbia che penetra dalle fessure. È un'ombra, un fantasma, una presenza che non appartiene al mondo dei vivi. Ha le sembianze di una donna giovane e bella con il volto familiare. Iftima, mormora Penelope nel sonno, riconoscendo sua sorella. Il fantasma si avvicina al letto. Parla con voce dolce ma ferma. Sorella mia, non temere. Telemaco tornerà sano e salvo. Gli dei vegliano su di lui. Una dea lo protegge, la stessa che protesse suo padre in tante battaglie. Penelope vuole chiedere di più, vuole sapere di suo marito, ma il fantasma si dissolve come rugiada al sole. Scompare attraverso la serratura, lasciando solo un soffio d'aria fresca. La regina si sveglia di soprassalto, col cuore che batte forte. Era un sogno? Era reale? Non lo sa, ma sente nel petto qualcosa che non provava da tempo, un filo sottile di speranza. Mentre Telemaco naviga verso casa, ignaro del pericolo che lo attende, mentre i proci lo aspettano nascosti tra le rocce dello stretto, mentre Penelope dorme cullata dalla promessa divina, da qualche parte nel Mediterraneo, su un'isola lontana ai confini del mondo, Odisseo guarda lo stesso mare. Non sa che suo figlio lo sta cercando, non sa che i proci vogliono ucciderlo, non sa che Penelope teme di stare per cedere, sa solo di essere prigioniero e di non poter tornare a casa. Per questo, guardando il mare, piange disperato. Nel prossimo episodio lasciamo Telemaco e torniamo finalmente ad Odisseo. 7 anni sono passati da quando è naufragato sull'isola di Ogygia. 7 anni di prigionia nelle braccia della dea Calipso. Ma sull'Olimpo qualcosa sta per accadere. Zeus stesso convoca un'assemblea degli dei e il destino dell'eroe di Itaca si rimette in moto. Il mare lo aspetta. Fatti sentire, la tua voce è fondamentale per questo viaggio. Molti mi scrivono quanto amino questo podcast, ma poi sorprendentemente pochi mettono quel piccolo mi piace o il più su Spotify, che per l'algoritmo fa una differenza enorme. Metti un mi piace. Condividi nei commenti le tue riflessioni, ogni tuo pensiero arricchisce la nostra comunità e personalmente mi aiuta molto chi mi scrive cosa gli è piaciuto e perché. A proposito, ti è piaciuto questo episodio? E suggeriscilo a chi potrebbe apprezzarlo. Non c'è gesto più sincero per far crescere insieme questo progetto. Pensa a quella persona che conosci e che ama le belle storie. Ecco, proprio lei. Falle un regalo condividendo questo o altri episodi. Iscriviti per non perdere le prossime storie che ho preparato per te. E lo sai, ne arrivano di bellissime. Vuoi essere parte ancora più attiva di questa avventura? Su TP puoi sostenere concretamente Mitologia ed accedere anche a contenuti esclusivi. Trovi il link in descrizione e ricorda, anche una semplice visita ha per me un valore immenso. Questo è Mitologia. Io sono Alessandro Gelain e ti aspetto sulla tua piattaforma d'ascolto preferita.